un'altra veduta della piazza col monumento a Maria Teresa e subito entrando all'ingresso non possiamo che rimanere affascinati da questa bellissima scalinata e soprattutto scoprirete all'interno una serie di decorazioni fatte da Klimt all'età di soli 28 anni. Sapete, Klimt è uno dei più grandi artisti della Secessione viennese, si distaccherà proprio dall'Accademia per dare avvio a un nuovo stile pittorico che poi, lo sapete, sfocerà anche nell'Art Nouveau, Liberty o stile secessionista, come si chiama appunto a Vienna. E lavorò insieme anche al suo fratello. Decorò praticamente il salone principale con tutta una serie di affreschi e allegorie. Bellissimo, vedete tutto l'edificio, veramente. Vi mostro solo uno di questi affreschi dove si vedono appunto tutta una serie di personaggi, sono tutte allegorie che rappresentano praticamente tutta la storia dell'arte. Li realizza intorno al 1910 e considerate, c'è per esempio l'arte egizia, l'arte greca e ogni periodo storico ha delle figure allegoriche. Queste intanto sono delle immagini, diciamo, di copertina per farvi capire anche come è molto bello il palazzo ottocentesco. Il museo è diviso su tre piani, c'è un piano terra e parte da qui praticamente il percorso dove c'è l'arte antica, partendo anche dall'arte egizia e sono custodite sia statue, oreficeria, oggetti in bronzo, oggetti preziosi, anche che avevano commissionato poi nel corso del tempo i sovrani, no? In questa sorta di camera viennese che custodisce proprio tesori preziosi, mentre al primo piano c'è proprio la pinacoteca, dove ci sono sia artisti austriaci, ma anche artisti invece, vedrete, italiani, spagnoli, insomma, di un pochino tutte le aree geografiche. All'ultimo piano c'è anche un gabinetto numismatico che contiene tantissimi pezzi di monete e considerate che vengono esposte monete e medaglie antiche di solito più di 2500 pezzi, quindi è la collezione più grande al mondo che esiste di monete per chi è appassionato anche appunto di numismatica. Io vi farò vedere più nel dettaglio la sezione della pinacoteca piuttosto che il settore della numismatica o altro o del tesoro. E comunque capite subito, troverete veramente opere strepitose. Considerate c'è anche la famosa saliera, no, di Benvenuto Cellini, che tra l'altro subì anche un furto, anche quella lì, anche se poi è stata ritrovata. E considerando che gli Asburgo regnarono circa 600 anni in Austria, ecco, loro furono grandi anche committenti, no? Arriviamo ora a quella che è la Pinacoteca e quindi io partirei, ve li ho messi un po' in ordine cronologico e partirei dalla pittura italiana, perché ci sono veramente dei capolavori importantissimi, a cominciare dall'opera sullo sfondo di Caravaggio a questa di Tiziano. La sala, diciamo, è veramente importante. Cominciamo comunque da una delle opere più antiche italiane, si deve a Antonello da Messina, è la Pala di San Cassiano. È chiamata in onore della chiesa di San Cassiano che inizialmente ospitava questo dipinto di Antonello da Messina. Ebbe molto successo anche tra tutti i colleghi pittori quest'opera perché usa i colori ad olio. Antonello da Messina, il primo che inizierà a porta la tecnica della pittura ad olio che aveva conosciuto attraverso la pittura fiamminga, sia tra l'altro anche per la composizione molto innovativa. Vi invito a vedere per esempio l'abito di broccato di Maria, che così rappresentato con questo dettaglio, con questa attenzione, si deve al fatto che Antonello da Messina frequentò a Napoli la bottega di Colantonio, svolse un grande apprendistato presso questo artista, il Colantonio, e quindi è ricco di tanti dettagli. Ci sono, vedete, diversi personaggi, questo per esempio è San Nicola, si riconosce perché dona, diciamo, le palle
le tre palle, il fatto che donò per togliere dalla prostituzione a tre fanciulle queste palle contenenti dei sacchetti, in realtà erano sacchetti contenenti monete d'oro, ecco che ancora oggi le palle si usano a Natale. Vedete, qui c'è il dettaglio. Considerate che la pala era molto più grande di quella che vediamo oggi e doveva avere sicuramente dei virtuosismi prospettici incredibili, no? Perché si vede come tutto sia orientato, vedete, verso la centralità appunto della figura di Maria che tiene in braccio appunto Gesù bambino. Altra opera cardine è il San Sebastiano appunto del Mantegna. È una delle opere forse più famose, il fatto che San Sebastiano sia rappresentato nell'attimo del suo martirio. Era uno dei nudi, dei pochi nudi che si potevano rappresentare nella storia e quindi molti artisti si documentano per dare maestria e dimostrazione delle loro competenze anche anatomiche e questo, diciamo, San Sebastiano ci mostra un corpo sì muscoloso, ma che si contorce, vedete un po' del dolore, addirittura una freccia che gli trafigge la fronte e il collo, no? E si traspare però questo senso anche di inquietudine, ma allo stesso tempo anche di sacralità. E c'è un elemento che non so se riuscite a vederlo, ma se non lo sapete forse non si vede alla prima. Nelle nubi, quassù in alto, è rappresentato un cavaliere. Un cavaliere, vedete, un personaggio a cavallo. Questo è stato uno degli aspetti, diciamo, di questo dipinto molto dibattuto. Sicuramente Mantegna ha un'attenzione particolare anche lui per la prospettiva, vi invito a vedere il pavimento messo di scorcio, ma anche per tutta una sorta di natura archeologizzante, ci raffigura, vedete, tutta una sorta di sculture, di elementi archeologici, potrei dire, sono tipici proprio del Mantegna. E vi mostro però in dettaglio questo particolare delle nubi. Vedete? Nella città che si vedeva probabilmente è Verona e si pensa che possa rimandare a Verona il fatto che ci fosse questo cavaliere in alto legato alla leggenda di Re Teodorico, descritta anche per esempio nella Basilica di San Zeno a Verona, rappresenterebbe il Re Teodorico, però in realtà con la storia di San Sebastiano Teodorico non ci lega nulla. Allora alcuni hanno pensato potesse significare un cavaliere dell'Apocalisse, un richiamo all'Apocalisse, appunto e al simbolo della peste contro cui appunto era invocato proprio San Sebastiano, capolavoro straordinario anche questo di Giovanni Bellini. Appartiene all'ultima fase di questo pittore. Il soggetto, come potete vedere, è una giovane donna davanti a uno specchio. C'è una bellissima finestra sullo sfondo che ci fa capire il bellissimo paesaggio luminoso che contrasta anche un po' col fondo scuro, no? Che si vede nell'interno della fanciulla per far risaltare in un certo senso anche il suo incarnato, no? Vi invito a vedere il dettaglio legato magari anche alla cultura fiamminga, per esempio il tappeto, la lettera che qui vedete, e dove è seduta praticamente questa donna.